Buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Oggi, come promesso, voglio farvi vedere il mio terzo expert advisor, ovvero Index Gainer. Voglio spiegarvi come funziona, qual è il modo in cui opera e intanto vi farò vedere sul sito e leggerò la descrizione dell'expert che ho scritto sul sito. Quindi, Index Gainer è un expert advisor dedicato al trading sistematico sugli indici azionari. L'EA permette di programmare operazioni automatiche su strumenti come l'S&P 500, il Nasdaq e il DAX e tutti gli altri indici disponibili dei principali mercati globali, utilizzando parametri configurabili per l'ingresso al mercato, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. A differenza di un semplice acquisto passivo, consente di implementare logiche sistematiche basate su filtri di ingresso che ho aggiunto, come ad esempio medie mobili o altre condizioni tecniche, in modo da poter testare diversi approcci e valutarne l'efficacia. Le operazioni vengono gestite in modo automatico con stop loss, take profit e dimensionamento del lotto impostabile all'utente, chiaramente in base al conto che uno ha disponibile, quindi offrendo trasparenza e pieno controllo sulla gestione del rischio. Può essere utilizzato per effettuare analisi, test e strategie sugli indici, con l'obiettivo di avere uno strumento di supporto che consenta di studiare il comportamento dei mercati in modo ripetibile e oggettivo. Ok? Adesso, dopo avervelo fatto vedere, passiamo direttamente alla modalità visiva e al backtest sulla piattaforma MetaTrader 5, che è quella che io utilizzo principalmente. Quindi, Index Gainer selezionato, US Tech, che sarebbe il Nasdaq, dove andremo a testare l'expert advisor. Come sempre aggiungeremo il ritardo, che è l'ultimo ping al server che io utilizzo, e ogni tick basato su tick reali. Ok? Adesso, come potete vedere, qual è l'idea di questo expert? Sostanzialmente è una, ed è molto semplice. Gli indici azionari americani, soprattutto, tendono, da quando sono nati, a salire ed a guadagnare nel lungo termine, che, come ho già detto precedentemente, è la cosa più importante per un investitore, ovvero avere una visione long term ed avere uno strumento che sistematicamente e automaticamente ci permette di farlo, quindi guadagnando le stesse identiche cifre degli indici azionari come l'S&P 500 e il Nasdaq, che vengono utilizzati come benchmark di riferimento per far capire se un investitore ha guadagnato appunto bene durante quell'anno o no, è sicuramente un buonissimo inizio. Spiego meglio questa cosa. Cosa significa benchmark di riferimento? Generalmente nei mercati azionari l'S&P 500 è quello che negli ultimi anni ha fatto di media circa il 10% annuo di guadagno, che è una cosa incredibile sostanzialmente, quindi viene utilizzato come riferimento principale per definire se sostanzialmente si è guadagnato bene o no annualmente. Quindi, detto questo, andremo a vedere, che è una cosa molto semplice, come lavora l'expert. Quindi ve lo dico anticipatamente come lavora. Semplicemente ogni giorno ad un orario impostato compra e chiude l'operazione la sera stessa ad un orario impostato. Quindi l'idea è quella di catturare tutto il movimento del prezzo dalla mattina, quando aprono i mercati, alla sera poco prima della chiusura, e questo fa sì che seguo perfettamente quello che fa l'indice. Ecco qua il grafico ha caricato, velocizziamo un minimo e vediamo cosa fa. Ogni mattina, in questo orario impostato da me, apre la posizione al rialzo e semplicemente la sera, sempre ad un orario impostato da me, la va a chiudere. Come potete vedere, questo è un gran trade. Qua ha fatto la stessa identica cosa e invece è andato insomma in perdita. Ma ecco, un concetto molto semplice e molto funzionale. Apre tutti i giorni in buy e chiude all'orario che voglio io. Di conseguenza possiamo vedere il backtest ad oggi dal 2018, perché i dati su tick reali completamente corretti sono forniti da questa data in poi, perché precedentemente sono dati falsati, quindi non rispecchierebbero realmente il mercato. Ora, prima di vedere i risultati di questa strategia negli ultimi 7 anni, voglio mostrarvi i dati di ingresso e spiegare un po' come funzionano, anche se sono veramente pochi e sono molto semplici, perché l'expert in sé ha un funzionamento veramente semplice. Abbiamo EA name, ovvero il nome dell'expert con il commento che andrà su ogni trade che andrà ad aprire. Risk in percentuale è il rischio in percentuale che voglio impostare su ogni trade del mio capitale.
take profit e percentuale è il take profit impostato e lo stop loss è lo stop loss impostato in percentuale. Quindi qua abbiamo open time, che è l'orario in cui l'expert andrà ad aprire le operazioni, e close time è l'orario in cui esso andrà a chiuderle. Quindi open always è l'impostazione che vi ho precedentemente spiegato, ovvero che ad un orario impostato l'expert va ad aprire in long le operazioni, quindi compra e rivende all'orario impostato. Con invece open short attivo, quindi open short su true, dovrò togliere ogni volta che vado a cambiare una di queste impostazioni le altre. Quindi se io metterò open short su true, dovrò mettere su false open always. Quindi cosa succede? Che oltre ad aprire long mi apre anche i short. E in quale condizione? Nella condizione in cui il prezzo mi chiude sotto la media mobile giornaliera. Quindi se il prezzo, quindi la candela giornaliera, mi chiude sotto la media mobile, io aprirò non anche, ma aprirò solo gli short fino a che il prezzo non mi risale sopra la media mobile. E quale tipo di media mobile e a quale periodo, le impostazioni le andrò a mettere qua. Quindi qua metterò il periodo della media mobile, qua metterò il prezzo impostato applicato della media mobile, e posso scegliere da tutti i vari prezzi, ovvero il prezzo di chiusura, apertura, high, quindi prezzo più alto, low price, median, typical e weighted. E qua invece andrò a selezionare il metodo di funzionamento della media mobile, quindi semplice, esponenziale, smoothed e lineare. Ok? Quindi queste sono tutte impostazioni personalizzabili e backtestabili. Quindi oltre a questo io potrò mettere invece solo che voglio che l'expert mi apra in buy solo nel momento in cui ho nuovi massimi. Quindi se la candela odierna mi va a chiudere sopra la candela precedente, io comprerò sempre con lo stop loss e take profit impostati da me. Invece qua io andrò solo a mettere il filtro della media mobile. E cosa succede? Che io comprerò in buy solo nel momento in cui il prezzo mi è sopra la media mobile, è sempre impostabile da questi dati. E l'ultimo dato d'ingresso è il magic number, ovvero il numero, come già su altri video ho spiegato, che dovrò impostare, ed è molto utile nel caso in cui utilizzo questo expert su più pair come S&P 500, Nasdaq e DAX, per far sì che esso lavori come deve. Quindi, spiegare tutti i dati di ingresso, andiamo a vedere le potenzialità di questo expert e i guadagni, insomma, che ha fatto negli ultimi 7 anni. Come potete vedere, sono riuscito a raddoppiare il capitale, quindi con un deposito iniziale di $50.000 ne abbiamo fatti un profitto totale netto di 58.000. Sono solo operazioni long, quindi 0% di operazioni short, e perché con il dato di ingresso impostato, quindi open always, noi seguiamo perfettamente quello che ha fatto il grafico, quello che ha fatto l'indice. Infatti se andiamo a vedere il confronto tra quello che ha fatto l'indice e quello che ha fatto l'expert, possiamo notare che sostanzialmente è molto simile. Questa di base, quindi open always true, è l'impostazione che io attualmente utilizzo, perché l'idea appunto è quella di seguire passo passo quello che fanno gli indici azionari giornalmente. Chiaramente in questo modo si espongono a rischi i quali succede quando, per esempio nel 2019 con il Covid o con la guerra in Ucraina, che gli indici hanno fatto un grande drop, quindi il portafoglio è esposto a questi rischi. Ma nel momento in cui uno segue leggermente la macroeconomia, semplicemente cosa fa? Mette in pausa l'expert nei momenti di alta volatilità o nei momenti di incertezza, dove praticamente si rischia di andare ad erodere tanto capitale, e poi si rimette attivo nel momento in cui ci sono momenti più tranquilli. Io attualmente mi sento di tenere l'expert con l'impostazione base, quindi open always attiva, ma c'è anche un'altra impostazione che mi piace utilizzare e che ha buoni risultati, che adesso vi mostro, ovvero il filtro della media mobile. Quindi vado a disattivare open always e attivo il filtro della media mobile.
e vediamo quali sono i risultati con questo filtro attivo. Chiaramente non siamo totalmente esenti da perdite o mercato stagnante, ma possiamo andare a tagliare quelle che sono le grandi perdite dovute dai grandi panic sell, insomma, che coinvolgono il mercato e che portano e che hanno portato più di una volta nel corso del tempo l'S&P o il Nasdaq a fare percentuali tipo meno 20%, meno 30% nell'arco di qualche settimana. Quindi, come potete vedere, non è un grafico perfettamente identico, ma ci sono momenti in cui, per esempio qua, no, vengono tagliate le grandi perdite e vengono ridotte per massimizzare poi quello che può essere, insomma, il profitto successivo. Chiaramente non è uguale, ma io vedo che ho un guadagno di $41.000 con un drawdown che si è abbassato notevolmente, ovvero che è arrivato al 20% massimo, quindi direi ottimo. La questione è molto semplice, bisogna mantenere semplici le cose e renderle il più funzionale possibile. Questi tre che ho spiegato sono gli expert che utilizzo e sono quelli che io reputo interessanti avere nel portafoglio e sono gli unici che al momento sto utilizzando nei miei portafogli reali. Non sono gli unici che ho creato, ma mostrerò dopo che essi abbiano passato tutte le fasi di testing che mi permettono, insomma, di essere più sicuro nel metterli nel mercato reale e soprattutto nei portafogli con soldi reali e non in demo. Quindi nei prossimi video porterò contenuti più educativi e meno tecnici, adatti a tutti quelli che vogliono capire meglio il mondo del trading in generale e nello specifico nel mondo del trading algoritmico. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like, iscrivetevi e attivate la campanellina, così vi arriveranno le notifiche nel momento in cui metterò nuovi video. Quindi grazie mille per l'attenzione e ci vediamo ai prossimi video.